Ciao ragazzi, da tantissimo tempo mi state chiedendo di portare una guida sull'utilizzo del nostro meraviglioso DSG7, il cambio automatico di Volkswagen montato sulle MK8. Ho sfruttato un piccolo spostamento che dovevo fare oggi proprio per andare a cogliere i punti fondamentali, i passaggi fondamentali dell'utilizzo di questo cambio. Non mi soffermerò sulle specifiche, non mi soffermerò sui numeri, non mi soffermerò soprattutto sul discorso meglio manuale o automatico. Su questo farò un video dedicato e andremo a confrontare i due cambi, ve lo porterò a breve. Per quanto riguarda specifiche tecniche, numeri e funzionamento del DSG, se volete chiedetemelo nei commenti e farò un video dedicato. Adesso vi faccio un attimo di anteprima per chi proprio non conosce il cambio DSG. È un cambio a doppia frizione, un cambio sempre pronto. Nelle vecchie versioni aveva una leva manuale, qui la leva l'abbiamo proprio persa, abbiamo un commutatore elettronico delle modalità del cambio, quindi andremo ad interagire da fermo unicamente con il manettino che abbiamo sulla console centrale. Ogni spostamento va fatto tenendo il pedale del freno, sempre, non lasciatelo mai, anche perché non ve lo consente. Comunque ragazzi, l'unica cosa che tiene ferma l'auto una volta che avete inserito il rapporto, che sia in avanti o indietro, è il freno. Se voi lo lasciate l'auto parte, a meno che non siete in folle. L'altro modo per interagire sono i pedal sul volante, quindi saliamo in rapporto col pedal destro e scendiamo col pedal sinistro. Ovviamente sul quadro sono riportate le modalità del cambio nella fase del movimento, quindi se siamo avanti in modalità standard troveremo una D e non indica il numero del rapporto proprio perché è in modalità automatica. Imparerete comunque a riconoscerli a orecchio i rapporti. Se siamo in modalità sport, quindi una doppia pressione del manettino verso la parte posteriore, allora sì, vedremo una S che indicherà la modalità sport e il rapporto inserito. Attenzione, perché quest'auto non ha una vera e propria modalità manuale da commutare con una leva, ma la andiamo a mettere ogni volta che premiamo i pedal, ma solo in modalità sport, perché in modalità standard, in modalità drive, l'auto, seppure andiamo ad interagire con i pedal, appena può, appena sente una velocità costante, appena l'auto capisce che siamo stabili su quella posizione, torna in modalità automatica. Quindi fate molta attenzione, perché la vera e propria modalità manuale sta solo sotto la modalità sport, che può essere inserita sia con il manettino, ma sarà solo il cambio, oppure tramite il driving profile selector che sta sull'auto. Quindi andando a mettere la modalità sport per tutta l'auto, ovviamente anche il cambio passerà in modalità sport. Ma mettiamoci in movimento e vediamo proprio queste modalità su strada. Start recording video. All'accensione troviamo l'auto in modalità parcheggio, quindi il cambio sarà bloccato, il freno a mano sarà inserito. Premendo il freno, per qualsiasi operazione da fare con il cambio va premuto il freno. Togliamo il freno a mano, adesso io devo uscire alla retromarcia, quindi muovendolo in avanti andrà sulla folle, muovendolo ancora in avanti va sulla retromarcia. Torno in folle e adesso lo muovo una volta solo, vedete che è andato in D, in drive. Utilizziamo in questa prima fase il cambio in modalità automatica, quindi dobbiamo fare solo una cosa: accelerare e frenare. Quindi semplicemente accelerando e frenando il cambio da solo andrà a salire il rapporto o scendere il rapporto quando necessario. Questa modalità non è fissa come i vecchi cambi che cambiavano a tot regimi e basta, ma va in funzione della potenza o della fase in cui si trova l'auto. Che cosa significa? Ovviamente se voi accelerate, le marce le tirerà di più. Se voi invece andate proprio a passo d'uomo, lui andrà a salire il rapporto appena possibile con la coppia, quindi magari farà un cambio marcia
a 1700 giri piuttosto che a 3000 se andiamo a richiedere potenza. Avendo quindi, vedete sta in D adesso il cambio, possiamo andare anche a selezionare noi il rapporto. Quindi adesso voglio salire di rapporto, vado a premere il pedal, vedete che è passato in M3, quindi mi dice che sto in modalità manuale e in terza marcia. Se tengo questa marcia e procedo a velocità costante, lui in automatico mi riporta in modalità automatica. Quindi fate attenzione, perché questa, quando siete in D e non in sport, non è una modalità vera e propria manuale, ma è prettamente una modalità automatica, cioè come può vi riporta in modalità automatica. Se non ci riporta, vedete che adesso sto rallentando, lui da solo ha scalato in seconda. Questo ci arriviamo dopo. Se vogliamo tornare in modalità automatica e lui, il cambio, ancora non ci torna da solo, possiamo tener premuto o il pedale destro dove sta la scritta off e lui, vedete, è tornato in D, oppure premere la levetta e riportarla su D, quindi lui ci ritoglie dalla modalità manuale. Ma adesso sto in un sali-scendi, quindi non lo fa in automatico, ma vi assicuro che dopo 30 secondi che procedete a velocità costante ritorna in modalità automatica. Quando arriviamo agli stop, quello che consiglio, se dovete fermarvi, riportate sempre l'auto a folle. Guardate i giri come si abbassano. Se voi rimanete con la marcia inserita, la macchina rimane sempre in trazione. Primo, è pericoloso perché se lasciate il freno la macchina parte. Secondo, la tenete sempre sotto sforzo e sotto tiro, quindi se è un rallentamento ad un incrocio per poi passare subito, ovviamente non toccate il rapporto, ma se dovete stare fermi ritornate a folle, in modo che l'auto, per qualsiasi cosa succede, che vi scivoli il freno o comunque anche per un corretto funzionamento del cambio, non rimane in trazione. Vi faccio vedere adesso, sto in un incrocio in salita. L'e-loader, quindi l'anti-arretramento su questa macchina, è manuale. A marcia inserita premete l'auto hold, lasciando il freno la macchina rimane bloccata, quindi date il gas. Ricordatevi poi che rimane inserito, quindi se non lo volete, io per esempio lo utilizzo pochissimo, dovete ritoglierlo. Questa è la marcia per inerzia, vedete che sto a bassissimi regimi, sto in un falso piano in discesa. Che cosa fa questo DSG? Cerca di risparmiare il più possibile carburante, quindi mette l'auto a folle, ma attenzione perché non è una cosa pericolosa, è tutto gestito a livello elettronico, ovvero se l'auto prende tanta velocità rimette la marcia, se voi toccate il freno rimette la marcia, se voi accelerate rimette la marcia, ma se la velocità rimane costante torna nuovamente in modalità di veleggio, diciamo. Guardate, adesso riaccelero pochissimo e lei ritorna in marcia per inerzia, se freno lo ritoglie, riaccelero pochissimo e torna in marcia per inerzia. Ovviamente se vado ad accelerare di più e rilascio, tiene il motore, perché comunque ho avuto un cambio di velocità eccessivo. Ci manca solo da vedere la modalità sport. Per mettere la modalità sport bisogna premere ancora verso il D, vedete che adesso lì c'è scritto S1, quindi sport, e siamo in prima, ma siamo in modalità automatica. In quest'auto non c'è una vera e propria selezione della modalità manuale, ma per farlo dobbiamo passare appunto in sport. Vedete come adesso in modalità automatica sport tira di più le marce. Se andiamo a premere la leva, questa volta il cambio diventa manuale, quindi adesso cambierà solo se andiamo noi a muovere i pedal, a meno che non arriviamo al limitatore in accelerazione, quindi metterà il rapporto successivo, oppure rallentiamo eccessivamente
in una curva all'arrivo su uno stop, non scaliamo marcia. Se scende troppo il valore dei regimi, allora scalerà in automatico. Ma queste sono le due uniche situazioni per il quale cambierà la marcia. Guardate inoltre in modalità sport la marcia per inerzia è disattivata, vedete come sto a velocità costante eppure non mette la marcia per inerzia. Se torno premendo 2 volte questo manettino, toccando l'acceleratore e facendogli capire che voglio questa velocità, torna nuovamente in marcia per inerzia. Ripeto, in sport non funziona. Avete visto che ho dovuto muovere 2 volte il manettino perché dalla modalità manuale, adesso vedete manuale e settima, con una volta torno nella modalità precedente del cambio, quindi in drive, modalità standard, con la seconda volta torno in sport, quindi premendo il pedal vado in manuale. Viceversa, ritoccando il manettino lui torna in sport automatico, avete visto che ha cambiato subito la marcia, ripremendolo nuovamente torna in modalità drive, quindi standard e automatico. Vedete come se non chiedo potenza cambia a bassissimi regimi. Se invece scalo manualmente, adesso sto chiedendo potenza e lui comunque in drive mi va a tirare le marce. Torno in modalità sport, quindi la differenza, come capite se da sport state in automatico o manuale, dalla M o la S che lui ci mette lì sul quadro. Quindi vedete che possiamo usarlo come un manuale, ovvero arriviamo all'incrocio, dobbiamo rallentare, io vado ad utilizzare il freno motore del cambio. In modalità sport ovviamente i cambi marcia sono più repentini, come lo potete vedere. Ora che avete visto il funzionamento di questo cambio, vi chiedo 2 minuti per alcune precisazioni e anche qualche consiglio. La cosa più importante, il movimento, lo spostamento del manettino dalla folle alla retromarcia e dalla folle alla marcia avanti e viceversa, sempre costantemente ad auto ferma. L'unico spostamento che possiamo fare ad auto in movimento è quello dalla modalità normale alla modalità sport col manettino, quindi il movimento verso la parte posteriore. Per il resto sempre auto ferma e dovete tenere ovviamente il pedale del freno, ma non potete sbagliare perché c'è questa spia che ve lo ricorda, quindi se non premete il freno il movimento del manettino non andrà a buon fine. Primo consiglio: attenzione alle temperature di esercizio, sono fondamentali per un corretto funzionamento dell'auto e soprattutto per un'ottima durata delle componenti meccaniche. Di cosa sto parlando? La maggior parte dei proprietari di auto pensa che quando il livello della temperatura del liquido refrigerante è arrivato a 90 gradi l'auto sia pronta per essere sfruttata al massimo. Non è così, perché ci sono fluidi ben più importanti come l'olio motore e nel nostro caso l'olio del cambio. Ebbene sì, l'olio del cambio deve arrivare ad una certa temperatura per poter funzionare in maniera ottimale. Cercando di semplificare la cosa, non accendete l'auto a freddo e andate a tirare le marce, perché non è che non fa bene solo al motore, non fa bene nemmeno al cambio, anzi soprattutto a questo cambio che si deve scaldare. Quando accendete l'auto, soprattutto nei periodi invernali, avrete fatto caso, se avete una Golf o se dovete acquistarla vedrete come rimane accelerata, proprio perché l'auto sta modificando, è in una mappa di miscela benzina aria tale da poterla portare in temperatura il prima possibile. Ad un certo punto questa fase accelerata finisce
ecco, da quel momento spostate l'auto, ma l'auto non è calda, non è pronta, abbiate pazienza, fatela scaldare in movimento. Quindi dopo quella prima fase partite, andate tranquilli, se avete il monitor delle temperature di esercizio mettete sul display e controllate, soprattutto per le versioni più spinte di queste auto. Secondo consiglio, dislivelli importanti, quindi ad esempio rampa in salita, un'uscita da un parcheggio sotterraneo, rampa dove dobbiamo tenere la prima marcia, beh, mettete la modalità manuale e mettetela in prima, perché soprattutto le Golf con un po' più di coppia andranno subito a mettere la seconda, ma non ce la fanno. Quindi modalità manuale e usciamo con la modalità manuale. Per quanto riguarda la discesa invece, io vivo su una catena appenninica, quindi l'ho provato più volte. Diciamo che anche la modalità automatica funziona abbastanza bene, nel senso quando sente il dislivello, ovviamente parlo di discesa, tiene la marcia più bassa in modo da darci un po' di freno motore. Tuttavia, quando le pendenze sono più importanti o quando magari c'è un po' più di velocità, anche lì vi consiglio di utilizzare il manuale per poter tenere il rapporto più basso, in modo da usare molto più freno motore per non andare a stressare appunto i freni. E per chiudere, per la vostra e l'altrui sicurezza, mi raccomando, quando vi fermate ad esempio a pagare al casello autostradale, mettete sempre la neutral e tirate il freno a mano. Non fatemi vedere quello che ho visto tante volte di persone che tengono il rapporto inserito col piede sul freno, si allungano per andare a pagare il casello, la macchina parte perché allentano il piede dal freno e si tirano avanti la sbarra. Vi prego, quando vi fermate agli stop, quando l'auto rimane ferma per più di qualche secondo, sempre mettete il manettino sul neutral, poi il freno a mano se vi dovete muovere all'interno dell'abitacolo, altrimenti l'auto è sfrenata, quindi con un minimo falsopiano cammina e si sposta. Spero di essere stato esaustivo con questo video e di avervi fatto capire come funziona questo meraviglioso cambio. Se avete ancora dei dubbi, ovviamente scrivetelo nei commenti o scrivetemi all'interno del mio profilo Instagram, vi risponderò il prima possibile. Manca ancora una chicca da vedere, che è il lancio control, ma lo vedremo in un video dedicato come si attiva e come funziona. Ovviamente una modalità prettamente per divertimento, perché non trova luogo nell'utilizzo quotidiano, ma anche il cuore vuole la sua parte e fidatevi che è veramente emozionante utilizzare il launch control per la prima volta. Vi ringrazio di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. Ciao ragazzi!